Buongiorno a tutti, sono Stefano. Angela, oggi voglio raccontarti della mia esperienza in aeroporto la settimana scorsa. È stata davvero interessante. Benvenuti al Bravo Cast italiano, cari ascoltatori. Stefano, dimmi tutto. Cosa è successo? E voi ascoltatori, scriveteci nei commenti. Qual è stata la vostra esperienza più memorabile in aeroporto? Allora, arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle 7 del mattino. Il mio volo è alle 9:30. Penso di avere tempo sufficiente, ma mi sbaglio completamente. Oh no, cos'è andato storto? L'aeroporto di Fiumicino è sempre molto affollato, specialmente la mattina presto. Prima di tutto la coda al check-in è lunghissima. Aspetto 40 minuti solo per consegnare la valigia. La hostess mi chiede il passaporto e la carta d'imbarco. 40 minuti sono davvero tanti. E poi cosa succede? Riesci a fare il check-in senza problemi? Sì, finalmente faccio il check-in, ma poi devo passare i controlli di sicurezza. Anche qui, coda infinita. Tolgo le scarpe, metto il computer nel contenitore, svuoto le tasche. I controlli di sicurezza sono sempre stressanti. Io dimentico sempre di togliere la cintura e suona sempre l'allarme. E voi ascoltatori, cosa dimenticate sempre ai controlli di sicurezza? Raccontatecelo. Esatto, anche a me suona l'allarme perché dimentico le chiavi nella tasca dei pantaloni. Il poliziotto mi controlla con il metal detector. Che imbarazzo. Capita a tutti, ma almeno dopo i controlli sei libero di andare al gate, no? Spero che il tuo gate non fosse troppo lontano. Ecco il problema, il gate è al Terminal B, dall'altra parte dell'aeroporto. Devo prendere il treno interno e camminare per 10 minuti. Sono già le 9. Madonna mia, il volo parte tra 30 minuti e tu sei ancora in viaggio verso il gate. Deve essere stato stressantissimo correre con la valigia a mano. Infatti corro come un pazzo con lo zaino sulle spalle. Arrivo al gate tutto sudato e senza fiato. Per fortuna l'imbarco non è ancora iniziato. Che fortuna! Di solito iniziano l'imbarco 20 minuti prima del decollo. Probabilmente il volo era in ritardo, succede spesso. Esatto, il volo ha 15 minuti di ritardo. Mi siedo e finalmente mi rilasso. Compro un caffè e un cornetto al bar vicino al gate. Un caffè italiano prima di volare è sempre una buona idea. E dimmi, dove andavi con questo volo? Era per lavoro o per vacanza? Andavo a Barcellona per il weekend con i miei amici. Volevamo visitare la Sagrada Famiglia e mangiare tapas nei bar del centro. Che bello! Barcellona è una città fantastica. E il resto del viaggio è andato bene? L'aereo era comodo? Il cibo era buono? L'aereo era piccolo ma comodo. Il personale di bordo molto gentile. Ho mangiato un panino con prosciutto e formaggio e ho bevuto un succo d'arancia. Perfetto! E all'arrivo a Barcellona? I bagagli sono arrivati subito o hai dovuto aspettare molto tempo al nastro trasportatore? Fortunatamente la mia valigia è arrivata tra le prime. Spesso devo aspettare mezz'ora, ma stavolta sono stato fortunato. In 5 minuti avevo tutto. Che bella storia, Stefano! Anche se stressante all'inizio, alla fine è andato tutto bene. E voi, cari ascoltatori, preferite viaggiare con la valigia grande da mettere in stiva o solo con il bagaglio a mano? È una buona domanda. Io preferisco sempre il bagaglio a mano quando possibile. È più veloce e non rischi di perdere la valigia. Sono d'accordo, anche se a volte è difficile mettere tutto in una valigia piccola, specialmente se viaggi per una settimana o più. Vero? Per questo viaggio di 3 giorni il bagaglio a mano era perfetto. 2 magliette, un paio di jeans, intimo e i prodotti per l'igiene personale. Ottima strategia! E per quanto riguarda i documenti? Controlli sempre di avere passaporto e carta d'imbarco prima di uscire di casa? Sempre, anzi, li controllo 3 volte, prima di uscire in macchina e quando arrivo in aeroporto. Non voglio rischiare di dimenticarli a casa. Saggia decisione. Una volta mia sorella ha dimenticato il passaporto a casa e ha perso il volo per Londra. È stata una tragedia. Oh no, immagino la sua faccia quando se n'è accorta. Probabilmente è successo proprio al check-in, no?
Esatto. L'hostess le ha chiesto il passaporto e lei ha cercato nella borsa per 5 minuti. Poi ha realizzato che era sul tavolo della cucina. Che situazione terribile! Ha dovuto comprare un nuovo biglietto o l'assicurazione viaggio l'ha aiutata? Per fortuna aveva l'assicurazione. È tornata a casa, ha preso il passaporto e ha preso il volo del giorno dopo. Ma che stress! Meno male che aveva l'assicurazione. È sempre importante averla quando si viaggia, non si sa mai cosa può succedere. Assolutamente. E parlando di imprevisti, hai mai perso un volo per colpa del traffico o dei trasporti pubblici? Una volta sì, dovevo prendere il treno per l'aeroporto di Milano Malpensa, ma il treno ha avuto un guasto. Sono arrivato in aeroporto 5 minuti dopo la partenza del volo. Che sfortuna! Milano Malpensa è lontano dal centro città. Quanto tempo ci vuole normalmente con il treno? Di solito ci vuole un'ora con il Malpensa Express. È comodo e veloce, ma quando si guasta sono problemi seri. E cosa hai fatto? Hai dovuto aspettare il volo successivo o hai trovato un'alternativa? Ho dovuto aspettare 6 ore per il volo successivo. Ho passato tutta la giornata in aeroporto leggendo, mangiando e bevendo caffè. 6 ore sono tantissime. Almeno l'aeroporto di Malpensa ha molti negozi e ristoranti per passare il tempo. Sì, ho visitato tutti i negozi 2 volte, ho comprato dei regali per la famiglia e ho mangiato un risotto molto buono in un ristorante italiano. Bene, almeno hai trasformato un problema in un'opportunità. E voi ascoltatori, cosa fate quando dovete aspettare molte ore in aeroporto? Scriveteci nei commenti le vostre strategie. Ottima domanda, io consiglio sempre di portare un libro, ascoltare musica o podcast e ovviamente il caricatore del telefono. La batteria finisce sempre al momento sbagliato. Il caricatore è fondamentale e una bottiglia d'acqua vuota da riempire dopo i controlli di sicurezza. L'acqua in aeroporto costa sempre troppo. Giusto, e se dovete prendere un volo molto presto, controllate sempre se i negozi e i bar sono aperti. Una volta ho fatto colazione con patatine e cioccolato perché era tutto chiuso. La colazione del viaggiatore disperato. Ma dimmi, qual è il tuo aeroporto preferito in Italia? E quello che ti piace meno? Il mio preferito è l'aeroporto di Venezia Marco Polo. È piccolo ma molto efficiente e il paesaggio della laguna è stupendo quando atterri. Anche a me piace molto. E quello che ti piace meno? Quello che mi piace meno è difficile da dire. Ogni aeroporto ha i suoi problemi quando è affollato, ma in generale preferisco quelli più piccoli perché sono più veloci. Sono d'accordo, gli aeroporti piccoli sono più rilassanti, meno code, meno stress, più tranquillità. Esatto. E ora una domanda per i nostri ascoltatori. Preferite sedervi vicino al finestrino o al corridoio quando volate? E perché? Bella domanda. Io preferisco il finestrino perché mi piace guardare il paesaggio durante il decollo e l'atterraggio. È sempre emozionante. Io invece preferisco il corridoio perché ho le gambe lunghe e ho bisogno di più spazio e posso alzarmi facilmente se devo andare in bagno. Vero? E se viaggiate in coppia, chi prende il finestrino? Voi ascoltatori, come decidete? C'è mai stata una piccola discussione per il posto migliore? Ah 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 ah! Con la mia ragazza decidiamo sempre prima di partire. Lei prende il finestrino all'andata e io al ritorno. È un compromesso perfetto. Che soluzione intelligente! E per finire, qual è il tuo consiglio più importante per chi deve viaggiare in aereo per la prima volta? Il mio consiglio è: arrivate in aeroporto almeno 2 ore prima per i voli europei e 3 ore per i voli intercontinentali. È meglio aspettare tranquilli che correre stressati.